E così siamo giunti alla fine di questa mia storia. Nel 2012 conclusi il mio percorso di studi con un documentario dedicato a Lea Falsetti, che è stata un'attrice del cinema muto, poco conosciuta, originaria di Sacile. Evidentemente gli anni dedicati alla costruzione di The Bet mi hanno aiutata tantissimo per capire come raccontare attraverso le immagini la vita di qualcuno. Poi, nel 2015, sempre grazie a sua mamma, scopro che Alessandro è a Sacile per il matrimonio di sua sorella. Era arrivato il momento di chiudere il cerchio. Spacciandomi per una blogger e senza menzionare The Bet, chiedo di intervistarlo per il mio blog inesistente. Inizialmente non tutto va secondo i piani. Mi hanno spostato una cosa che doveva essere questa mattina, doveva essere martedì mattina e invece l'ha spostata di pomeriggio e non riesco, non posso spostarlo. E purtroppo io mercoledì parto, quindi mi sa che non combiniamo. Mi dispiace, se vuoi, se ti può andare bene lo stesso, possiamo fare una cosa via mail o via Skype la prossima settimana, quando vuoi. Scusami. Finalmente riesco a vederlo faccia a faccia, anche se attraverso uno schermo. Inizialmente parliamo di cinema e del genere fantastico in Italia. Però, Infatti, se penso al fantasy in Italia mi viene solo in mente Fantaghirò. Con tutto il rispetto per Fantaghirò, io ero un grande estimatore. Poi mi avvicino alla grande rivelazione e scopro questo. Allora, adesso ti vorrei mostrare un piccolo video di una cosa che ho girato un po' di tempo fa. No. Tu sei la tipa del documentario, Dio! Sì, sono io, Sibilla! No, non è, cioè, non è, no, assurdo, cioè, tu, no, veramente. Tu mi hai fatto due favori, due regali immensi. Uno, tu mi hai mandato quel video di Quaron, quando io ancora Quaron non lo conoscevo, e Quaron è uno dei miei registi preferiti, da quando ero bambino, da quando ha fatto non so se hai visto un film Principessa. E quindi per vedere Quaron, sentire Quaron che dice quelle cose su di me e questa cosa questo gioco di parole che gli americani amano fare sul bet, le scommesse, Sì. però detta da Quaron, cioè io ce l'ho ancora quel video, per me è proprio se potessi lo incornicerei. Però il regalo più grande che tu mi hai fatto è il numero 2. Tu mi hai mandato un'intervista a Domenico Procacci. Io avevo un copione su cui stavo lavorando e volevamo iniziare alla produzione in Canada. E la mia produttrice mi fa: ma perché non lo fai in Italia? Cioè, ha tutte le caratteristiche di essere girato in Italia. E io, il tipo di cinema che si fa in Italia, sapendo che comunque per il cinema di genere in generale non c'è spazio nel mercato, ma non ci ho neanche pensato di provare a proporlo in Italia. Però poi tu mi hai mandato quel video lì, cioè, me l'avevi già mandato tempo prima, però io poi ci ho ripensato e questa cosa che Procacci diceva che si era pentito, che aveva amato molto il mio film, e io ho detto vabbè, ma proprio veramente ho detto vabbè, la buttiamo lì, io gli scrivo, si ricorda chi sono, perché dal video si capisce che si ricorda chi sono. Se va bene, boh, se no, no. E tu questo non lo puoi dire a nessuno, perché ancora non si può dire a nessuno, però Domenico Procacci, produttore di un film di Alessandro Ma Bet, dai! in Italia e fantasy. Tu hai coronato il mio sogno. Oddio, siamo ancora in sviluppo, Wow! quindi può succedere di tutto.
Però se succederà, se questo film si farà, io ti devo tutto. Incredibile. È passato un anno da quell'incontro. Il suo film Love Story 1428, prodotto dalla Fandango di Domenico Procacci, ha concluso la lavorazione il mese scorso. L'americana Ellie Keats e l'italiano Lorenzo Balducci sono i protagonisti del film, girato in Toscana e per una settimana anche a New York. Io non me lo aspettavo, ma Alessandro Bett ha voluto che fossi io a curare il backstage del film, sia in Italia che negli Stati Uniti. Non posso condividere troppe immagini per questioni di marketing, ma lavorare al film è stata un'esperienza incredibile, sia per me che per il cast e la troupe, soprattutto grazie ad Alessandro. And he told me what a big fan he was of my work. He said, we're going to work together one day. And I said, okay, bring me a script. And he did. It just took us 9 years and here we are. È sbucato fuori dal nulla, così, avendo visto un mio film, e mi ha chiesto se volevo essere il protagonista del suo. Quindi mi sono detto, come fai a dire di no a una proposta del genere? Sibilla? Come fai a dire di no? Come si fa? Se Alessandro non avesse vinto il Tribeca, io non avrei mai realizzato un documentario su di lui e forse non avrei mai capito che questa era la mia strada. Se non avessi seguito il suo consiglio, forse starei ancora cercando scuse. Però se io non gli avessi mandato quell'intervista a Domenico Procacci, lui forse non lo avrebbe mai contattato per la realizzazione del suo primo fantasy in Italia, coronando quello che è sempre stato il suo sogno. Questo che avete appena visto, con tutti i suoi difetti tecnici, è esattamente il documentario che la Sibilla 22enne del 2009 aveva iniziato a girare, senza esperienza e senza troppe competenze tecniche. Ho voluto lasciarlo tale quale perché è così che era stato concepito e forse ne è valsa la pena. Grazie per aver creduto a questa storia. What you gonna do? It depends on you. What you gonna do? It depends on you. What you gonna do? It depends on you. Go on. Dreams do not come true. Do not listen when they talk about you. Just be honest and go on. Think about what do you want to leave. Share your message, don't stop. Do not listen when they talk about you. Tuve la fortuna de ver la película The House of una vez más. Alessandro Bett. Allora. Oh, I was almost there, but non mi ricordo più. The House of Secrets is el casting para película Secret Sense. E non mi ricordo più un cazzo. Thesis Project. Aspetta, mi sono impapinati. Guarda te. Le piace? Sì, no, questo back le... Un attimo, Bet, con la T. E se non le andava, le faceva male o non le faceva. Buonanotte. Come cacchio sto dicendo, scusate. What you gonna do? It depends on you.